Ciao ragazzi, eccoci qua con questa prima parte sul tutorial di Xsim, un potente simulatore per crossover, sempre free, gratis ovviamente. Ma prima di iniziare sono doverose alcune premesse e raccomandazioni. Questo simulatore è completamente manuale, non vi sono tool che ci possono aiutare nell'impostare il nostro crossover, né guide in linea o quant'altro. Quindi non è indicato per appassionati di primo pelo o neofiti, che dir si voglia, se non per fare al limite un pochino di pratica per conoscerlo meglio. Inoltre, questo simulatore richiede delle risposte sul box, quindi quelle ricavate ovviamente da misure. Anche questo ci sta a indicare che è destinato ad appassionati o professionisti provvisti di tali attrezzature necessarie per queste misure. Questo perché, come dicevamo, è completamente manuale, non vi è alcuna possibilità di inserire le risposte del box e i vari offset. Ed ecco che queste misure dovranno contenere tutti i contributi del box, dell'offset, fase, di frazione e quant'altro, cose che in altri simulatori, come abbiamo visto ad esempio in BoxSim, era possibile far calcolare al simulatore stesso, no? Quindi, e ripeto, per simulare un crossover sono necessarie delle risposte sul box e quindi quelle disponibili che possiamo ritrovare in rete dai vari produttori, che sono generalmente su pannello infinito o in condizioni analoghe, non sono proprio ideali, diciamo, o consigliato per un sano progetto su questo simulatore. Ed ancora, se si hanno delle misure dei driver ottenuti in asse, anche queste non sono perfettamente ideali per questo simulatore. Per essere nelle condizioni ideali, il microfono sì deve stare in asse al tweeter, magari alla distanza desiderata, ma non va spostato dal suo asse quando si misurano gli altri driver. Questo per avere una risposta in fase e di livello corretto. E ripeto, non c'è altro modo di indicare al simulatore dove sono sistemati i drive sul pannello se non attraverso le misure stesse. Bene, in descrizione per il download e quant'altro. Detto questo, iniziamo a vedere come si presenta e quali sono le caratteristiche principali. Ok, in questa istanza vedremo come caricare il driver e i componenti. Ok, al limite vedremo un attimo come abbozzare una prima regolazione. Poi in seguito vedremo di approfondire più nel dettaglio. Bene, allora quando si avvia il simulatore parte con questa schermata con due risposte, quella di infrequenza e l'impedenza, ok? A sinistra vediamo, diciamo, simula la nostra scheda dove sistemare i vari componenti, vediamo l'amplificatore, sulla barra laterale a sinistra qua vediamo i vari componenti che possiamo utilizzare, quindi un resistore, induttore, un capacitore condensatore e i driver e il simbolo di massa, ok? Allora, per inserire un componente è sufficiente andare sul simbolo, ok? Cliccare con il mouse, pardon, tenere pigiato e spostarsi sulla board, ok? Quando stiamo nella posizione ideale si lascia e si riclicca, ok? Il simbolo di punto esclamativo sta a indicare che il driver, in questo driver mancano dei dati o quelli inseriti sono non corretti, ok? Quindi in questo caso simuleremo un due vie di secondo ordine, quindi un altro driver, clicchiamo, ci spostiamo sulla board, ci mettiamo in una posizione comoda, riclicchiamo e abbiamo sistemato il secondo driver. Anche in questo c'è il punto esclamativo per dire che c'è qualcosa che non va. Ok, abbiamo deciso, come dicevo, di usare un circuito a massa comune, quindi mettiamo il simbolo di massa, lo sistemiamo sul polo
negativo dell'amplificatore, facciamo l'identica cosa per quanto riguarda il tweeter, per quanto riguarda il woofer. Ok, ora col mouse, posizionandosi sul driver col tasto destro, si apre una finestra con delle voci. La prima ci indica che si accede alle varie regolazioni, quella successiva si inverte la polarità, quella ancora di mettere in muto il driver, quasi zoom, si sposta al centro, si muove, lo si cancella, copia e incolla e si cancella l'operazione. Quindi andiamo sulla prima, ok? Benissimo, vi consiglio di nominare il driver, in questo caso è il nostro HT263. Andiamo subito a caricare, pardon, la risposta in frequenza. Vi ricordo che questo simulatore necessita di file non txt ma FRD, ok? Sfoglia, risposta del 263. Non abbiamo misurato la fase, infatti dice se è misurata, no, la facciamo derivare, normalizziamo la curva di risposta, il nostro indicatore è questo qua, quindi alziamo la frequenza, vedete come si sposta anche la fase? E cambiamo un attimo la pendenza, un altro pochino, sì, ok, in alto già siamo oltre i 20, quindi solo la pendenza, oh pardon, non è molto importante in alto perché siamo fuori dall'area di taglio, però insomma rendiamolo verosimile, perfetto, confermiamo, andiamo a caricare l'impedenza, oh pardon, non è misurata, lasciamo derivare al simulatore, ok? A questo punto chiudiamo, potremmo già anche vedere il risultato. Cliccando sul puntino, allora innanzitutto vediamo il rocchetto, vuol dire che è disponibile un possibile collegamento, quindi clicchiamo sul puntino di contatto dell'amplificatore, ci portiamo all'altezza del contatto del tweeter, tiriamo dritto e colleghiamo. Ecco qua la risposta in frequenza, il modulo di impedenza che abbiamo caricato. Ok? Cancelliamo. Idem per quanto riguarda il nostro woofer, tasto destro, nominiamo, carichiamo la risposta in frequenza, stessa cosa, normalizziamo la risposta, scendiamo in questo caso, pendenza, bene, in alto scendiamo un pochino, ancora un po', pendenza. Ok, confermiamo, impedenza, lasciamo derivare, possiamo chiudere,
Colleghiamo un attimo, ci spostiamo un attimo più qua per stare più comodi. Possiamo ovviamente creare un collegamento sia in modo verticale o orizzontale, non abbiamo altre possibilità. Ci mettiamo l'altezza, dovrebbe corrispondere qua, ok, e voilà, ecco qua. Risposta in frequenza con la sua fase, risposta il modulo di impedenza con la sua fase, ok? Cancelliamo, in modo anche di vedere se è tutto corretto quello che abbiamo fatto finora. Cancelliamo. Allora vogliamo adottare un secondo ordine, quindi un 12 dB per ottava, e quindi quali sono i componenti che ci interessano? Sappiamo che sul tweeter molto probabilmente dobbiamo attenuarlo, quindi resistenza, quindi vi ripeto, si clicca sul simbolo, si tiene schiacciato il tastino sinistro e si porta in posizione. Poi abbiamo bisogno di un condensatore, un induttore. Vedete che non è verticale, a noi ci interessa verticale, non sarà, quindi lasciamo, tasto destro, si ruota, si porta a contatto e abbiamo fatto. Eh, Possiamo già o mettiamo ammassa o eh, mettiamoci direttamente un resistore, ok? Giriamo. Adesso mettiamo massa, colleghiamo, ok. Ovviamente una resistenza da 10 ohm è tantissima, mettiamola a minima e poi o mettiamo un valore insomma congruo, 3,3, va. 10 microfarad è tantissimo ovviamente. Vedete che man mano che si sposta il valore, variamo il valore, si sposta subito la curva, vediamo a fianco vediamo anche come si può variare la resistenza interna del condensatore, idem per quanto riguarda l'induttore, ok? Troppo alto, oh pardon, pardon, resistenza, portiamola al minimo. Eh, ok, valore verosimile 0,47. Il nostro 263 ha un fs a 1000, quindi dovremmo stare grosso modo qua, quindi dovremmo tagliare a 2, a meno 3, diciamo dovremmo stare tra sui 2005, ok, quindi portiamo questo contatore 5,6, ok. Andiamo a vedere un attimo. eh, Lasciamo così, anzi no, sì, variamo un attimo. Ci aiuto. Beh, vi sto mostrando come operare. Per quanto riguarda il woofer è necessario un induttore in serie, un condensatore verso massa, quindi in parallelo al drive, pardon, giriamo, mettiamo qua direttamente un resistore, giriamo, mettiamo a contatto, lasciamo, mettiamo a massa, colleghiamo, voilà, mettiamo in muto un attimo il Twitter. Questa è la risposta che vediamo con questi componenti. Mettiamo a minimo la resistenza, tipo 1, ok. L'induttore portiamolo a 1,2,
2, va bene, vediamo, il contatore sta a 10 microfarad. No, potrebbe andare anche a 10, lasciamo così. Accoppiamo i due, mettiamo qui, togliamo il muto. Ecco qua. Allora, forse un pelo più alto, ma mica tanto. Proviamo ad abbassare un pelo. Sì, 4,7. Ok, allora abbiamo visto come caricare i driver con le rispettive curve in frequenza e impedenza, ok? Come caricare i componenti del crossover, come collegarle fra loro. Ora non si tratta altro di fare un pochino di pratica su questo simulatore, variando al limite i valori, adottando al limite anche un terzo ordine, questo è un secondo ordine, ok? E boh, niente, fate insomma un pochino di esperienza, poi al limite ci vedremo in seguito per una seconda parte e approfondiremo e scenderemo nel dettaglio. Ok, quando vi siete stufati o avete concluso il vostro progetto, andate su File, fate salva, andate nella destinazione, nominate, successivamente andate sempre su File, fate Open, riprendete il vostro file e lo ricaricate. Ok? Mi fermo qua, spero di essere stato chiaro, laddove non lo fossi stato mi fate sapere. Alla prossima, ciao!